1955, in piena guerra fredda, la Central Intelligence Agency, la CIA, giocava un ruolo cruciale nel teatro globale dell'intelligence e dello spionaggio, impegnata in una silenziosa ma intensa battaglia di informazioni contro l'Unione Sovietica. In questo contesto di tensione e segretezza, il fenomeno degli UFO assunse una dimensione particolarmente enigmatica e carica di sospetti. Durante la guerra fredda, la paranoia era al suo apice. Ogni fenomeno inspiegabile poteva essere interpretato come una minaccia alla sicurezza nazionale. Gli avvistamenti di UFO venivano spesso considerati potenziali ricognizioni nemiche o tecnologie avanzate possedute dall'avversario. C'era, cari amici, la paura che quella tecnologia dirompente, che in alcuni casi non trovava spiegazione alcuna, fosse il frutto di un avanzamento tecnologico dirompente della parte avversaria. Compresero molto presto che non erano né i russi né gli americani a possedere quelle tecnologie. In questo clima di sospetto e segretezza, la CIA svolse un ruolo ambivalente. Da un lato indagava sugli UFO per valutarne le implicazioni sulla sicurezza nazionale, dall'altro, cosa facevano questi furbetti? Partecipavano attivamente alla smentita pubblica degli avvistamenti per prevenire il panico e mantenere il totale controllo sull'opinione pubblica. Ad oggi abbiamo le prove documentali, fonti storiche ufficiali d'archivio che dimostrano che mentre annunciarono la fine del progetto Blue Book dicendo che non c'era niente, continuavano in segreto a studiare e a monitorare il fenomeno. I documenti declassificati di recente risalenti a quel periodo gettano luce su questa dualità. Mostrano che la CIA monitorava attentamente gli avvistamenti di UFO raccogliendo dati e testimonianze, spesso in collaborazione con l'Air Force e altre agenzie di intelligence. Questi documenti rivelano un interesse autentico per fenomeni che, in alcuni casi, sfidavano le spiegazioni convenzionali, suggerendo che dietro la cortina ufficiale di scetticismo e disinformazione vi fosse una seria considerazione delle potenziali implicazioni degli UFO per la sicurezza nazionale. Nel contesto della guerra fredda, gli UFO divennero una sorta di metafora per l'ignoto e per il potenzialmente minaccioso. La loro presenza nei cieli non era solo un mistero da risolvere che non è mai stato completamente risolto, ma un'incognita che poteva rappresentare una vulnerabilità nell'equilibrio del terrore nucleare fra le due superpotenze. Questo contesto ha alimentato un'era di ricerche segrete e la creazione di comitati speciali come il pannello Robertson, incaricato dalla CIA per investigare sugli UFO con un occhio particolarmente critico, consigliando strategie per ridurre l'interesse pubblico e scoraggiare così la speculazione. Oggi, con la declassificazione di molti di questi documenti, possiamo gettare uno sguardo retrospettivo, cari amici, su un'epoca in cui il mondo era diviso da un ferreo muro ideologico e tecnologico e gli UFO occupavano uno spazio unico nel panorama della guerra fredda. Un fenomeno tanto misterioso quanto emblematico delle paure, delle speranze e delle ossessioni di quel tempo. In conclusione, durante la guerra fredda la CIA e altre agenzie di intelligence si trovarono a navigare in acque tumultuose dove la ricerca della verità sugli UFO era totalmente limitata dalle tecnologie del tempo ed era intricata con le strategie di disinformazione e controllo psicologico. Gli UFO divennero non solo oggetto di studio, ma anche strumenti in un gioco più ampio di potere e percezione, riflettendo la complessità e le ansie di un'era definita dalla competizione globale per la supremazia. Ed è proprio sull'onda del contesto di cui vi ho appena parlato che oggi vi presento un documento UFO inedito da caduta della mandibola. Il documento che state guardando è un documento ufficiale della CIA approvato per il rilascio nel 2021. Un record storico ufficiale d'archivio valido in tribunale, preparato e distribuito all'interno della comunità di intelligence dalla Central Intelligence Agency. Parliamo di un documento segretissimo, declassificato solo in parte, composto da più pagine, che è stato sottoposto a varie revisioni di declassificazione, le quali non hanno mai rivelato l'intero documento né rimosso le parti oscurate. Il documento risale al 17 aprile 1956.
preparato sulla base di informazioni ricevute dall'agenzia a novembre del 1955. Non sappiamo a chi risponde perché è oscurato, non sappiamo la natura della fonte perché è oscurata, sappiamo dell'esistenza di altre 2 pagine totalmente oscurate, seguendo varie esenzioni, ma sappiamo solo che queste informazioni sono state trasmesse alla sede centrale della CIA da un asset dell'agenzia che si trovava a Budapest. Il documento riporta il titolo di Avvistamenti insoliti di oggetti volanti e relativa attività scientifica. La CIA, in quanto agenzia di spionaggio che si occupa di spionaggio all'estero, ha funzionari in tutto il mondo dalla fine degli anni 40 e le informazioni trasmesse in questo documento sono rivelatrici, uno schiaffo morale al nuovo rapporto UFO dove vogliono ritrattare tutto. Bene, ritratta questo. Nel novembre del 1955 ricevetti una lettera da Budapest. In questa lettera conteneva il seguente elemento interessante. I cosiddetti dischi volanti per diverse settimane mantennero la gente in uno stato nervoso. Questi oggetti ad altissima velocità hanno tenuto i gruppi scientifici molto impegnati. Sicuramente avrete già sentito dai giornali. 12.000 km/h era la velocità stimata di questi oggetti. Allegato alla lettera c'era il seguente schizzo, che indicava la formazione e il presunto percorso degli oggetti di qui sopra. Allora, ora piano piano lo analizziamo, lo compariamo con il periodo storico, con le possibili tecnologie dell'epoca, con il contesto e cerchiamo di capirci qualcosa. Allora, intanto si parla di avvistamenti a cui assistettero molte persone all'epoca, infatti la lettera della CIA parla di alcuni giornali che ne hanno parlato e sulla base di questo bisogna citare l'FBIS, ossia un braccio della CIA che si occupava proprio di trascrivere il contenuto dei giornali esteri e settimanalmente di riportare il contenuto alla CIA. E quindi non parliamo dell'avvistamento di un solo cittadino, di una sola fonte, ma di un avvistamento collettivo, di più avvistamenti collettivi. In questo caso si parla di più avvistamenti dove testualmente parlano di diverse settimane. Io cito il documento. Sul documento c'è scritto che i cosiddetti oggetti mantennero le persone nervose per diverse settimane. Diverse settimane. Inoltre non si parla dell'avvistamento di un solo oggetto, ma di più oggetti che addirittura volavano in formazione. Qui abbiamo un 434, capito? Dallo schizzo della lettera della CIA, cari amici curiosi, sembra che ci siano poche informazioni in queste poche righe e invece se leggi consapevolmente ti svegli. Più oggetti, visti in formazione, da più persone, per diverse settimane. Se vuoi anche un cornetto, non lo so, un gelato, un amaro, me lo dici, no? Perché più di questo che vuoi? Già questo ti dice che non possono essere allucinazioni, no? Più oggetti, informazione, visti da più persone, per diverse settimane. Cioè, roba che è arrivata alla CIA, oltreoceano, capito? Aggiungiamoci che la CIA riferisce che questi avvistamenti, di cui non si sa assolutamente niente, mantennero gruppi di scienziati molto impegnati. Ora, non si capisce se questi gruppi scientifici fossero governativi correlati a qualche braccio scientifico-tecnologico della CIA o se parlassero di gruppi locali che si interessarono all'avvistamento. Fatto sta che se ne occuparono anche dal punto di vista scientifico. Quindi siamo stati informati, siamo stati pubblicamente notificati da questo documento ufficiale di più oggetti, informazione, visti da più persone, per diverse settimane e aggiungiamoci pure analizzati da, cito, gruppi scientifici. Ora, se i gruppi scientifici ci hanno buttato l'occhio, la prima cosa sarebbe stata quella di stimarne la velocità, giusto? Ebbene, questo è un raro caso in cui una velocità del genere è stata declassificata su documenti ufficiali e chi si occupa del fenomeno da un po' capirà sicuramente l'importanza di questo documento. Parlano di 12.000 km/h. Ora, io non so se voi avete un qualche metro di paragone mentale, ma così per informarvi, oggigiorno la velocità massima di un F-35 è di Mach 1.6, che corrisponde a circa 2.000 km/h. Ora, magari si sono sbagliati, magari la CIA si è sbagliata e sono tutti ubriachi, ma ce li vedi degli oggetti in formazione che viaggiano a 12.000 km/h nel 1955? L'informazione sarebbe rimasta top secret per decenni, non trovi? E infatti, guardate che caso, il documento è stato prodotto nel 1956
ed è stato declassificato nel 2021, 65 anni dopo la sua creazione. Che dici? Basta più di mezzo secolo? Più di mezzo secolo? Mi viene da ridere e sto morendo dentro. Allora, ci sono delle frasi fra parentesi che non si riesce a capire se siano ipotesi della fonte che ha trasmesso le informazioni o se si tratti di ipotesi inserite nel documento dalla persona che lo ha trascritto. Che cos'erano? Aerei? Possibile forse che nel 1955 ci fossero velivoli sperimentali che viaggiassero a quelle velocità? Ragazzi, l'aereo più veloce mai creato nel 1955, quindi si parla di aerei, era l'F-100C Super Sobre, che stabilì il record il 20 agosto 1955 con 1323 km/h. Fuori discussione che si trattasse di un veicolo con pilota, ok? Non esiste. La differenza è abissale. Il documento della CIA menziona dei razzi, fra parentesi, ma non è chiaro se la parentesi fosse un tentativo di traduzione alternativa da parte di un analista della CIA o se la parola fosse stata veramente riferita dalla fonte della CIA. Tuttavia, per affrontare la possibilità che, insomma, questi oggetti fossero o meno dei razzi, è necessario il contesto storico. Aprite bene le orecchie perché qui di discorsi campati in aria se ne fanno davvero, ma davvero pochi. Nel 1955 la corsa per la supremazia nella tecnologia missilistica era in pieno svolgimento, con sia gli Stati Uniti che l'Unione Sovietica che spingevano oltre i limiti di ciò che era possibile. Sebbene le velocità esatte dei razzi a quel tempo non siano ben documentate, è noto che l'epoca fu segnata da progressi significativi nella propulsione missilistica dei razzi e nell'aerodinamica. Il razzo V2 sviluppato dalla Germania durante la Seconda Guerra Mondiale e successivamente utilizzato sia dagli Stati Uniti che dall'Unione Sovietica poteva raggiungere velocità fino a 5760 km/h. E a quell'epoca la cosa più veloce mai creata dagli esseri umani era il razzo Redstone. Un razzo che, da quanto ci riporta la più grande enciclopedia del mondo, viaggiava fra i 6.000 e i 7.000 km/h. E insomma, parliamo di un razzo che segnava l'inizio della corsa allo spazio, chiaro? Non di un oggettino progettato per viaggiare in linea retta o in formazione nell'atmosfera su lunghe distanze, così da sorvolare le persone. Di sicuro, cari signori, non poteva volare in formazione, di sicuro non sarebbe stato osservato per diverse settimane, come riportato dal documento, e parliamo comunque di una velocità che non si avvicina nemmeno a quella riportata sul documento. E sai perché? Perché nel 1955, e qui voglio essere categorico, da una facilissima ricerca online che potrebbe fare anche Jimmy la scimmia, veniamo a sapere che niente di creato dalla razza umana, e sto dosando le parole, poteva raggiungere quella velocità. Molto semplice, per non parlare dell'autonomia di un razzo del genere rispetto al percorso definito dal documento. Il razzo poteva percorrere massimo dai 92 ai 320 km, mentre la distanza Budapest-Mosca è di 1500 km rotti. Chiaro, ora va bene che quella è la traiettoria indicativa, ma 300 km sono davvero pochi e non coincidono con le informazioni del documento, chiaro? Insomma, è proprio un documento fuori dal tempo, una velocità fuori dal tempo, chiaro? Le fonti e le informazioni disponibili nel rapporto erano sbagliate o grossolanamente esagerate? Se è così, perché è necessaria una segretezza così eccessiva a quasi 70 anni dall'evento? E voglio che mi seguite. Dovete capire che ha una storia questo documento, no? Nel gennaio del 2022 questo documento è stato ripubblicato dopo un MDR, una Mandatory Declassification Review, una revisione di declassificazione. Il più grande archivio FOIA del mondo, The Black Vault, ha chiesto un MDR per cercare di far declassificare completamente il documento. E non solo hanno rifiutato questa declassificazione, ma hanno rimandato indietro il documento con altre 2 pagine oscurate, totalmente oscurate. Quindi sappiamo che esistono altre 2 pagine, ma sono totalmente oscurate. Questo documento non era composto da una sola pagina come si credeva dal 2021, ma da 3 pagine.
2 delle quali sono a distanza di 70 anni, totalmente oscurate. E penso che questo dica tutto, hai capito? Dica tutto. Mic drop. Sebbene l'MDR, la revisione di declassificazione, non abbia avuto successo nel far revocare le precedenti revisioni, il caso, signori, ha rivelato che c'erano più informazioni di quelle precedentemente note. Ha portato alla luce l'esistenza di 2 pagine aggiuntive che non mi voglio nemmeno immaginare quello che c'è scritto, chiaro? Cioè ci prendono in giro, in poche parole. Siamo totalmente raggirati. 12.000 chilometri orari su documenti ufficiali della CIA risalenti al 1955, voglio dire, ti serve altro? Perché se no dicono che prendo le cose fuori contesto, capito? Io penso che un contesto migliore, anche storico, no? Di quello che ho descritto in questo video, prima di presentarvi il documento, non si poteva delineare meglio, non trovi? Ora, ovviamente ci sono dei dubbi, ok? E i dubbi sono correlati alle limitazioni tecnologiche del tempo, perché non conosciamo il metodo con il quale queste velocità sono state calcolate. Siccome è tutto censurato, non sappiamo chi sono questi gruppi scientifici, come hanno lavorato, le fonti, che metodi hanno utilizzato e molti altri dettagli, direi, fondamentali per la ricerca, che hanno omesso. Voglio dire, 12.000 km orari nel dopoguerra? Se fosse vero, attenzione, non prendete fischi per fiaschi, se questo documento della CIA riportasse la verità e i calcoli fossero esatti, si tratterebbe semplicemente, secondo la scienza, di oggetti che non sono di provenienza umana. Semplice, semplice, Chi dice il contrario ha un pelo al posto del cervello. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ringrazio di cuore per essere stati con me, vi voglio un sacco bene, ovviamente condividerò il documento e le fonti ufficiali sul mio canale Telegram e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!